Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Cosa trattiamo oggi? Il mitico Commodore 64, il computer che ha venduto di più nel mondo dagli anni 80 ad oggi. Era uscito lo ZX Spectrum e nello stesso periodo è arrivato il Commodore 64. Io ho avuto per primo lo ZX Spectrum, ma dopo un anno non ho potuto non comprare il Commodore 64. Andavo a casa di un mio amico che ce l'aveva e caspita, come si faceva a rimanere immuni a così tanta bellezza, questi giochi meravigliosi, un sonoro fantastico. Quindi oggi vi propongo una piccola raccolta di giochi, cercate di selezionarne alcuni, difficile lo so, perché ha fatto la storia. E quante macchine sono state vendute, quanti giochi belli c'erano, quanti aneddoti potremmo raccontare. C'erano le cassettine in edicola, ragazzi, special program. Ha fatto veramente la storia e voi ne avete avuto uno. Fatemi sapere nei commenti, ma non dimenticatevi mai, come vi dico sempre, registratevi al canale e pollice alzato, lasciate un mi piace e condividete questo video con i vostri amici, mi raccomando. Ma veniamo subito a vedere di cosa si tratta. Allora, chiaramente come accennato sarà veramente difficile tirare fuori una lista giochi perché sono troppi. Qua abbiamo Tapper, una conversione da bar, direi fatta veramente bene per il 64K del Commodore. Esatto, perché non sottovalutiamo il fatto che stiamo parlando di 64 KB. Oggi, che è il 18 di aprile del 2023, data in cui sto registrando il video, abbiamo la PS5 o l'Xbox Series X. Qui no, 64K, quindi complimenti due volte. 1982, questo gioco Pitfall era una pietra miliare sull'Atari 2006. Qui abbiamo una conversione per il nostro Commodore 64, ma era stato portato su tutte le console casalinghe che c'erano, perché non è che c'era tanto, ma stava iniziando ad arrivare il ColecoVision, l'Intellivision e l'Atari 5002 in America. Non eravamo ancora arrivati al NES. Un anno prima stava arrivando la versione arcade di Scramble e qui vediamo 3D Scramble, un gioco non tanto famoso per Commodore 64, ma dategli un'occhiata. Se non l'avete mai giocato ve lo consiglio, perché torniamo al punto di prima, nel 64K con un sonoro top. Qua vi fa tornare indietro negli anni 80 secondo me, quindi consigliato. Fatemi sapere nei commenti, tra i giochi che vi faccio vedere questa piccola raccolta, quale vi piace di più. Mi raccomando, commenti giù su YouTube e un bel like. «1984 Epix», una pietra miliare del Commodore 64. Se sei d'accordo con me fammelo sapere nei commenti. Io dove l'ho trovato? Nelle cassettine in edicola che avevo fatto vedere all'inizio del filmato. Forse era su Special Program, tipo Agente Missione, qualche titolone italiano, perché all'epoca c'erano le cassette e forse non è che erano troppo originali, ma le vendevano in tutte le edicole, ragazzi. Quindi, cioè, magari i millennial queste cose diranno: ma cosa stai raccontando, Andrea? Ma per chi ha vissuto l'epoca questa era la realtà, ragazzi. E quante partite abbiamo fatto questi giochi qua. Bruce Lee, altro gioco che c'era anche in sala giochi, e io, giusto per cambiare, dov'è che l'avevo beccato in edicola con il mio amico Franco, che andavo sempre. Sicuramente non vedrà il video, fa niente, siamo invecchiati, il tempo è passato, ma con questi giochi qui abbiamo giocato tanto. Ci voleva veramente un sacco di tempo. Altra cosa importante che sicuramente tutti vi ricordate, a caricare i giochi, giusto che parliamo di cassettine, perché era nato con le cassette, poi erano arrivati i drive 1541, ma ce ne voleva di tempo per caricare un gioco. Non è come adesso che mettiamo dentro il CD o addirittura si scarica in digitale. Quanto tempo è passato e come è cambiato il mondo, poi soprattutto. Sentiamo la musica. 2. Nell'84, nell'85 in Italia usciva il cinema Ghostbuster e noi giocavamo su 64 e con il SID del 64, musica manetta, ci divertivamo. Tanta fantasia, anche se la grafica era quella che era. Ma voi ci giocavate? Ve lo ricordate? Vi ho portato indietro nell'85? Spero di sì.
Basta cinema, torniamo coi piedi per terra. Il nostro Commodore 64 aveva la prima versione di Mario Bros pubblicata dalla Nintendo nel 1983. C'era anche in sala giochi. Anche qua abbiamo per fortuna uno dei pochi port fatti veramente bene, perché comunque ricordo per l'ennesima volta 64k di memoria. Oggi parliamo di gigabyte, abbiamo gli SSD, è cambiato il mondo, abbiamo il cellulare in tasca. Qua non c'era il cellulare, andavamo in cabina a telefonare. Quindi chi ha fatto questi giochi c'aveva due palle così. Noi avevamo il turbo tape che è arrivato con le righettine e giocavamo pit stop. Si poteva giocare in due, uno sopra e uno sotto. Io ho fatto delle serate fantastiche in casa, ero piccolo e a volte venivano i miei amici a giocare, due joystick, li rompevamo. Che bello giocare, ma tempo ce ne voleva caricare il gioco, ma tanta soddisfazione, altro che oggi. Fantasia, divertimento, compagnia, non dietro Facebook. Tempi passati, chi li ha vissuti sicuramente fossero meglio. Altro giocone Super Hero. Questo è veramente il top, secondo me, ancora bello oggi, era uscito anche per Atari 2006, sicuramente più piatto perché aveva ancora meno memoria, su 64 era un po' più ricco di grafica, ma gran gioco. Se non l'hai mai provato, questo devi provare assolutamente, invece se ci hai giocato sai bene di cosa parlo. Allora, qua dovrei aprire un libro, ci sarebbe da fare un capitolo a sé, Spy vs Spy. Io andavo a casa sempre del solito amico a giocare, giocavamo in due joystick, lo schermo era diviso in due, erano usciti 3 capitoli di questo gioco, ce n'è da raccontare. Bellissimo secondo me, perché comunque erano tra i pochi giochi che potevamo giocare con lo schermo diviso in due, uno contro l'altro, quindi in diretta. Ce n'erano anche altri, ma questo qui aveva qualcosa di particolare. Noi chiaramente l'avevamo beccato in edicola, Le Spie si chiamava, grandi fantasia all'italiana, chiaramente originalissimo sulle cassettine di Special Program, Special Games. Adesso dov'è che era, chi è che lo sa, bisognerebbe andare a vedere. Ma quanto divertimento, ragazzi. Lo so che forse è un po' eccessivo, ma ragazzi, risveglia tantissimi ricordi vedere questi bellissimi giochi per il Commodore 64, la nostra storia, come siamo cresciuti, cosa ci ha lasciato ancora oggi, perché se ci ricordiamo ancora di questi giochi, un motivo ci sarà. Sicuramente vi è scappato l'occhio intanto che parlavo. Sotto abbiamo Boulder Dash, anche lui uscito nell'84 da First Star Software, se non mi ricordo male, dovrei verificare, ma ne sono abbastanza certo. Era veramente bello. Qui c'era da arrabbiarsi, incattivirsi un pochino, perché c'era da prendere queste gemme, cadevano giù in massa e pum, arrivavamo. Ma anche il sonoro qua col SID 64 aveva il suo perché. Ci giocavi a Boulder Dash? A quale? L'1, 2, 3? Quante versioni ne hanno fatte? Top! Ultimo gioco che vi porto in questa breve carrellata, perché come avevo detto all'inizio, purtroppo andare a tirar fuori dei bei giochi per Commodore 64 ci sarebbe da fare una puntata di 2, 3, 4 ore, un giorno intero, forse non basterebbe, perché chi ha vissuto il Commodore 64, 30 milioni di copie di macchine vendute nel mondo, come avevo detto all'inizio, cioè hanno spopolato una macchina, un casino di programmatori, giochi fantastici che miglioravano sempre di più, con un sonoro, con il SID, come ho detto prima, top. Allora, cosa importante, qui c'è VS Spy 3, come avevo detto prima, schermo diviso in due, si poteva giocare in due, anzi il 2, sto facendo confusione. E cosa importante, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto un gioco particolare, se volete vedere un altro gioco per il Commodore 64 che magari mi è sfuggito, perché ho cercato di tirare fuori qualcosa, ma sono veramente tanti. Quindi se la puntata vi è piaciuta, condividetela con i vostri amici, fatemi sapere se vi piacciono le puntate fatte così, perché YouTube è una brutta bestia, chi ci lavora dentro, chi fa i video come me lo sa. Mi raccomando, condividetelo
se vi è piaciuto fatelo passare con i vostri amici, non fate una grande fatica, basta invidie, ricordatevi sempre una cosa che non mi piacerà, che però io voglio divulgare: il videogame deve essere divertimento, basta invidie, basta continuare a aprire gruppi su Facebook, vediamo con le lamentele che sono già troppe. Spero che vi sia piaciuto il video, un bel like e vi aspetto con il prossimo. Ciao da Andrea.